giorno Zeus, re di tutti gli dei, e suo figlio Mercurio, il messaggero degli dei, si recarono sulle colline della Frigia, travestiti da semplici viandanti. In cerca di un luogo per riposare, bussarono a 1000 case, ma 1000 case sprangarono la porta. Infine trovarono accoglienza in una minuscola umile dimora. Vi abitavano una buona vecchietta di nome Bauci e il suo anziano marito, Filemone. I due vi erano giunti quando erano giovani sposi e in quella casetta erano invecchiati insieme, senza mai nascondere di essere poveri e sopportando con animo lieve i disagi del loro umile stato. Quando dunque gli dei arrivarono alla piccola dimora, il vecchietto li invitò ad entrare e offrì loro per riposare una piccola panca sulla quale Bauci stese con premura un semplice panno. Smosse poi sul focolare la cenere tiepida e col debole fiato da vecchietta riavvivò il fuoco del giorno prima. Vi aggiunse dei rametti secchi e vi pose sopra un piccolo paiolo. Pulì le verdure raccolte dal marito nell'orto ben curato, mentre lui con un forcone staccava la spalla affumicata di un maiale appesa ad una trave annerita. L'aveva conservata a lungo quella spalla, ma ora ne staccò una piccola parte e la pose a lessare nell'acqua bollente. Mentre quella cuoceva, i vecchini chiacchieravano con i due ospiti per far passare loro lietamente il tempo. Vi era un catino di faggio appeso a un gancio. Lo riempirono d'acqua tiepida affinché gli ospiti vi immergessero i piedi per riposarli. Al centro della stanza si trovava un giaciglio d'erbe morbide. I vecchierelli lo sprimacciarono e lo coprirono con una coperta che usavano solo nei giorni di festa, ma anche questa coltre era vecchia e logora. La vecchia pulì la tavola con foglie di menta fresca, la apparecchiò con modeste coppe di terracotta e bicchieri di faggio, i cui fori erano stati chiusi spalmandovi della cera. Poi mise in tavola olive verdi e nere, corniole autunnali aromatizzate con salsa di vino, indivia, radicchio, una forma di latte cagliato e uova appena scottate nel tepore della cenere. Dopo non molto arrivarono dal focolare le vivande calde e venne servito il vino. Poi venne servita la frutta, noci, fichi secchi e datteri grinzosi, prugne, mele profumate servite in ampi canestri, uva porporina appena colta e al centro un favo di miele. E soprattutto vi era una genuina cordialità e il vivo desiderio di far piacere. Ma ecco che Filemone e Bauci si accorsero che il boccale più volte svuotato si riempiva di vino da solo. Così, turbati dal prodigio, iniziarono a comprendere e si scusarono per la modestia con cui avevano accolto i loro ospiti. C'era un'unica oca a guardia di quella semplice casetta e Filemone e Bauci tentarono di afferrarla per sacrificarla ai due, ma l'oca starnazzando fuggiva ai due vecchierelli lenti per l'età e si rifugiò tra le gambe degli dei. Questi impedirono a Filemone e Bauci di ucciderla e dissero loro: «Noi siamo dei e voi siete stati gli unici ad accoglierci e a prendersi cura di noi, mentre i vostri vicini egoisti ci hanno scacciato meritando la nostra punizione. Voi invece nulla dovete temere, venite con noi sulla cima di quel monte». Filemone e Bauci seguirono gli dei, piano piano appoggiandosi al bastone per alleviare la fatica dei corpi indeboliti dagli anni. Quando furono ormai vicini alla vetta, si girarono indietro e videro inorriditi tutto sommerso dalle acque,
tranne la loro dimora. Piansero allora per la sorte dei loro vicini. Poi improvvisamente videro la loro minuscola casetta trasformarsi in un tempio. I pali diventano colonne, il tetto di paglia diventa d'oro e il suolo diventa marmo. E allora benevolmente Zeus disse loro: «Oh buon vecchio, e tu, sua degna consorte, esprimete un desiderio». I due si consultarono e Filemone espose agli dei ciò che avevano deciso in comune. «Chiediamo di essere sacerdoti del vostro tempio e che la morte giunga per noi nello stesso istante, poiché insieme in dolce armonia abbiamo trascorso tutti i nostri anni, ch'io non debba mai vedere la tomba di mia moglie, né lei la mia». Poi un giorno, mentre consumati dagli anni stavano davanti al tempio, Filemone vide Bauci coprirsi di fronde e Bauci vide lo stesso capitare a Filemone. Filemone si stava trasformando in una quercia, l'albero sacro a Zeus, simbolo di forza e vigore, e Bauci in un tiglio, simbolo di accoglienza e amore. Mentre le cime dei due alberi stavano ormai per avvolgere i loro volti, si guardarono con amore e con infinita dolcezza, un istante prima che la corteccia suggellasse le loro bocche, insieme si dissero addio.